Gli spaghetti alla Nerano sono un classico della cucina napoletana e sono veramente fantastici. Preparati con zucchine e provolone, da più di un anno campeggiano sull'intestazione del mio canale. Alla fine del video ti spiegherò perché pubblico la ricetta solo adesso. Noi andiamo subito a vedere la ricetta. Trovi gli ingredienti in descrizione. Oggi preparo una sola porzione di spaghetti alla Nerano. Come prima cosa ho preso una zucchina, questa è una zucchina scura. La taglio a rondelle di circa 2-3 mm di spessore. Ecco, queste più o meno dovrebbero bastare per una porzione. Sul fornello grande ho messo una padella con olio di semi di arachide. Controllo col termometro digitale quando arriva a 170 gradi e a quel punto metto le zucchine. Preferisco friggerne un po' per volta perché in questa maniera la temperatura dell'olio non calerà troppo e quindi le zucchine non si beveranno troppo di olio. Do una bella girata alle zucchine quando sono più o meno a metà cottura e a questo punto, quando cominciano a imbiondirsi, levo le zucchine del primo giro. Ecco, in questa maniera non sono molto abbronzate ma dovrebbero andare bene. E qui ho fatto il secondo giro di frittura delle altre rondelle di zucchine e sono venute un pochino più abbronzate, vanno benissimo così. Ho portato ad ebollizione una pentola di acqua salata e metto gli spaghetti per una porzione. Nella padella che ho sommariamente ripulito dall'olio aggiungo un po' di olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio a pezzetti. Lascio che si imbiondisca a fuoco moderato e quando l'aglio si è imbiondito lo levo. Subito dopo inserisco in padella le zucchine fritte. Ecco così. Salo, aggiungo un po' di sale e poi lascio cuocere un po'. Mentre le zucchine si insaporiscono e la pasta cuoce, prendo un pezzo di provola. Servirebbe il provolone del Monaco, questo in realtà è una provola normale. Ne peso circa 50 grammi, poi levo la buccia al pezzo di provola che ho pesato, la taglio a pezzettini e infine con il tritatutto la grattugio. Quando gli spaghetti sono cotti, li trasferisco nella padella con le zucchine utilizzando le pinze, in modo da non buttare via l'acqua di cottura che mi servirà per mantecare gli spaghetti alla Nerano. E do una bella mescolata e poi aggiungo una prima metà del formaggio. Aggiungo anche un po' di acqua di cottura per mantecare, mescolo, lascio che si formi un po' di cremina e poi faccio un altro giro. Di nuovo aggiungo il formaggio, la parte restante del formaggio che avevo grattugiato, aggiungo ancora un paio di cucchiai di acqua di cottura della pasta e a questo punto aspetto mantecando che si formi la cremina che è la cosa diciamo speciale di questi spaghetti alla Nerano. Bisogna procedere a mantecare per almeno 2 o 3 minuti. Ok, direi che ci siamo. Prendo un piatto e trasferisco gli spaghetti e le zucchine nel piatto. Ecco così, senza particolare stile, ma l'importante ovviamente in questo caso è il sapore. Raccolgo bene le zucchine, mettiamo un po' di zucchine sopra in maniera che facciano il loro effetto e infine il tocco finale, spezzetto con le mani delle foglie di basilico direttamente sul piatto. Qui le immagini sono un po' appannate perché la telecamera ha risentito dei vapori della cottura. Ecco qua, ho finito con il basilico ed ecco un piatto veramente fantastico della tradizione italiana. Gli spaghetti alla Nerano sono veramente buonissimi, carichi di sapore, un profumo pazzesco. Ve li consiglio sicuramente. Straordinari, non è vero? Questa ricetta l'avevo girata diverso tempo fa, facendo un tentativo di registrazione dell'audio durante la preparazione. Il commento però non era venuto benissimo. Ma visto che la ricetta vale davvero la pena di essere vista, l'ho rimontata con un diverso commento. Ed eccola qua. Bene, ti ringrazio per avermi seguito fin qui. Iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perderti le prossime ricette spiegate bene come questa. E alla prossima!